Voglio fare un ciocco di legno per poterlo mettere sotto al trattore, sotto al carro, lavorarci sopra. Questo è un diametro giusto. Non taglia una sega. Andiamo a gussare. Se non siete della provincia di Modena o Bologna, probabilmente non sapete cosa significa gussare. Gussare significa affilare una lama, quindi nel nostro caso affilare la catena della motosega. Ma attenzione, gussare ha anche altri significati, tipo fregare, oppure ancora può voler dire qualche cosa che è meglio non dire su YouTube. Eccoci qua per la gustatina. La chiave. Quelli bravi, cioè non io, sono capaci di limare con un tondino apposta. Io che non sono capace ho acquistato una filacatena elettrico. Andiamo a vedere. Prima però voglio farvi notare che, come vedete, questo dente che taglia da questo lato ha una lunghezza maggiore rispetto a questo dente che taglia in questo lato. Questo cosa comporta? Comporta che quando andiamo a tagliare l'albero, la lama tende ad andare da un lato o dall'altro. Quindi se l'albero è molto grande, poi ci si pianta la lama in mezzo e non riusciamo a utilizzare la motosega, anche se la catena l'abbiamo appena affilata. Quindi adesso andremo ad affilare la catena, ma dovremo stare attenti a limare maggiormente i denti che sono più lunghi, il lato che è più lungo. In questa macchina si possono regolare i gradi del taglio, questo angolo in pratica. Diverse catene hanno diversi gradi, probabilmente dai 25 ai 35 gradi. Dovete leggere sulla confezione qual è l'angolo e impostate questa piattaforma sui gradi uguali a quelli della catena. Nel mio caso è una 30 gradi. Invece qua andiamo a regolare l'inclinazione. Io la tengo a 50 gradi. Più andiamo a inclinare e più andiamo a scavare la parte sotto del dente. Quindi io tengo 50 gradi, 30 gradi. Qua andiamo a regolare quanto spingere avanti la catena. Più lo spingiamo avanti e più andiamo a togliere del materiale. Quindi cosa faccio? Così punta troppo, vado un po' indietro, ok, così mi piace. Abbiamo detto che questo è il lato corto, quindi non voglio portare via tanto materiale. Gli do una stretta, ricontrollo, bene, va quasi all'interno del dente, quindi possiamo procedere. Vedete che non vado a surriscaldare il metallo, quindi gli do poco per volta, perché se il metallo si surriscalda dopo non è una buona cosa. Apro, vado, salto il dente opposto e vado al dente corretto, incastro. Salto questo, chiudo,
Ho fatto il giro completo, sono arrivato a quello dove ero già partito, infatti non tira via niente. Perfetto, ora dobbiamo dare giù a quelli che tagliano da questo lato. Semplicemente giro tutto il piatto a 30 gradi nella parte opposta. In questo lato abbiamo detto che questi denti sono più lunghi, quindi devo darci maggiormente, devo togliere più materiale. Allora, prima di tutto vado a regolare nuovamente il fine corsa verso il basso, non ve l'ho detto prima, è importante, perché se questo non è regolato bene rischiamo di andare a tagliare la catena, ok? Quindi vedete che più giù di così non ci va. Qua ho fermato, qua sono rimasto indietro con la catena. Ora vado ad allentare questo fine corsa fino a toccare la base del dente, ok? Ora vado a spingere avanti la catena abbastanza, più di prima, perché su questi denti dobbiamo togliere più materiale. Proviamo così. Perfetto, ad occhio sono lunghi uguali, quindi posso procedere. Completato, andiamo a provare. Io ho la lama che è da cambiare, è estremamente consumata qua sotto perché lavoravo molto in punta, semplicemente la utilizzo ancora ma con questa parte verso l'alto. Andiamo a provare. Sono rimasto senza miscela. Comunque avete visto come taglia. Vedete in un attimo che taglio che ha fatto. Vado a prendere la miscela e finisco. Voi intanto cliccate su questa sfera con l'alberello e iscrivetevi. Ciao!